Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 12. In questa lezione vi voglio parlare dell'ultima serie che ci manca, ovvero della serie tabella. Ma prima di cominciare, come al solito, vi chiedo di iscrivervi al canale e attivare le notifiche. Che cos'è la serie tabella? La serie tabella consente di serializzare una feature andando a gestire e modificare i parametri che desideriamo mediante una tabella. E in genere questa tabella viene aperta in Excel. Detto ciò, facciamo un esempio per mostrarne il funzionamento, quindi selezioniamo questa estrusione cilindrica, gli diciamo serie dalla mini toolbar. A questo punto, sotto la tipologia di serie che possiamo selezionare, andiamo a scegliere il tipo tabella. E come vedete già la miniatura un pochino ci fa capire di che cosa si tratta. A questo punto clicchiamo su questa tipologia e ci vengono mostrate tutte le quote di questa feature. Questo perché la serie tabella in realtà ci consente di scegliere tutte le quote della feature in modo tale che poi potremo andarle a modificare mediante la tabella. A questo punto io andrei a selezionare ad esempio questa distanza e poi con il control il diametro dell'estrusione cilindrica e la sua altezza, tralasciando unicamente quest'altra quota. A questo punto possiamo andare a cliccare su modifica la tabella attiva e ci verrà aperta in Excel una tabella che presenterà le prime righe da 1 a 11 commentate, ovvero sono delle righe di commento che servono a descriverci un po' la situazione. Poi abbiamo una colonna in corrispondenza di IDX dove andremo a inserire il numero progressivo dei membri della serie, mentre sulle colonne che si trovano al suo fianco andremo a inserire i valori corrispondenti alle quote che sono indicate nelle celle di intestazione, quindi in questo caso D40, D41 e D38, che attualmente hanno i valori di 30, 15 e 40. Quindi andiamo immediatamente a compilare questa tabella, direi che facciamo 3 varianti e quindi scriviamo qui sotto 1, 2, 3 e poi in corrispondenza delle 3 quote dovremo semplicemente inserire i nuovi valori che vogliamo. Quindi ad esempio direi che qui facciamo, non so, 70, 120 e 180. D41 è il diametro, quindi direi che gli diamo un diametro di 30, di 10 e di facciamo 50. D38 invece è l'altezza dell'estrusione e quindi possiamo dargli un 80, un 10 e facciamo un 60. Ovviamente può essere comodo per riconoscere meglio queste quote rinominarle prima di utilizzare la serie tabella. In questo caso non l'abbiamo fatto, ora se si tratta di poche quote possiamo anche arrivarci un po' a intuito o eventualmente spostando queste finestre, andando a vedere a cosa corrispondono le varie quote. Una volta poi compilata la tabella, in realtà è sufficiente salvare il file, per quanto sia un file temporaneo, chiudere la finestra di Excel, chiudere anche la finestra sottostante e noterete che a questo punto appaiono altri 3 pallini che sono i nuovi membri della serie tabella. Ovviamente abbiamo sempre la possibilità di spengere alcuni di questi pallini per farli saltare quelle specifiche posizioni, anche se in questo caso direi che non ci interessa molto questo tipo di esempio. Andiamo semplicemente a confermare per vedere il risultato finale. Come vedete, l'estrusione cilindrica viene replicata più volte con tutte le quote elencate in tabella modificate. La specificità di questo tipo di serie è che possiamo modificare in maniera abbastanza autonoma ogni membro della serie, ovviamente solo sulle quote che abbiamo inserito in tabella. Quindi, ad esempio, se vado su questo membro che è molto piccolo, gli dico di mostrarmi le quote, potrei dirgli, ad esempio, di aumentare in maniera consistente il diametro, proviamo a dargli un 35 e noterete che appunto il diametro cambia istantaneamente. E quindi questa è una funzionalità abbastanza interessante, per certi versi simile alla serie punto, però la serie punto ci consente di gestire unicamente le posizioni della feature, ad esempio su questo piano, mentre la serie tabella ci consente di gestire e modificare, creando dei nuovi membri, anche tutte le quote della prima feature, che quindi serviranno a definire non solo la sua nuova posizione, ma anche, ad esempio, un cambiamento di diametro, come in questo caso un cambiamento di altezza. Direi che per quanto riguarda la serie tabella è tutto e quindi ci vediamo alla prossima lezione. Un abbraccio a tutti.